Eccoci al porticciolo di Pastena, che è il fulcro della speculazione privata di questo progetto Marina di Pastena. Da lì possiamo vedere il pennello che abbiamo visto prima, che poi continuerebbe sviluppandosi lungo tutto il litorale e coprendo questa vista che rappresenta un tratto di paesaggio tutelato da un vincolo del 57. Perché? Perché da qua incredibilmente possiamo vedere da un lato la costiera amalfitana e dall'altro la costiera cilentana. Il pennello che verrebbe di fronte sarebbe corredato di box auto, quindi anche abbastanza alto, e andrebbe ovviamente a compromettere totalmente il paesaggio attuale. Quindi come siamo arrivati a questo? Che percorso c'è stato per questo primo progetto? In che tempi? E poi mi dicevi che forse si è tamponata un po' il pericolo. Sì, in passato il progetto, diciamo, la popolazione è venuta a conoscenza del progetto che io chiamo di speculazione troppo tardi, quindi sul lato, diciamo, prettamente procedurale si è potuto fare poco, però questo ha dato la possibilità a una comunità di attivarsi per la tutela di questo posto, facendo tutta una serie di attività pratiche, di attività musicali, teatrali per bambini, ma anche raccolta firme e quant'altro. Il progetto all'epoca, parliamo intorno al 2012, è venuto meno sostanzialmente probabilmente anche per una scarsa liquidità dell'investitore. Ci siamo ritrovati poi a febbraio 2026 con una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale del porto di Pastena, perché sostanzialmente è cambiata la competenza. Se prima la competenza era regionale, adesso è del Ministero dell'Ambiente, quindi lui ha dovuto, il costruttore, il promotore, rinnovare questa valutazione di impatto ambientale, e questa volta non ci siamo fatti trovare in ritardo, ma abbiamo messo in campo anche tutta una serie di attività volte all'invio di osservazioni sulla piattaforma del Ministero su questa valutazione di impatto ambientale che sta avendo i suoi frutti. Adesso siamo in attesa di nuovi pareri del Ministero sostanzialmente. Parli di noi, nel senso che c'è un comitato dietro che è nato da che bisogno? Perché si è stati contrari voi di Pastena, di questo quartiere paese, a questo progetto? Cioè, sulla carta sembrerebbe una cosa bella. Il Comitato Giuliani del Porticciolo nasce da liberi frequentatori, residenti, amanti del Porticciolo e che si sono subito messi alla difesa di questo posto perché rappresenta una valvola di sfogo e di benessere all'interno di un quartiere congestionato. Per lo più i promotori così più attivi sono stati persone all'epoca 20-30enni che vivevano questo posto quotidianamente e che avrebbero visto con il progetto del porto di Pastena venir meno di una parte importante delle loro vite, ma così come i giovani, così come gli anziani che lo frequentano, i pescatori che tuttora sono qua. È un posto, come ho già detto, frequentato trasversalmente da tutte le età e da tutte anche le provenienze sociali. A volte è divertente vedere come qui si incrociano persone di diverse provenienze e si crea una comunità che, consapevole del benessere che questo posto porta nelle loro vite, ha deciso di difenderlo. Praticamente avete paura che giustamente perdete la vostra identità. Perdiamo la nostra identità sicuramente, ma anche proprio uno spazio di convivialità essenziale nella quotidianità di un quartiere congestionato, in una città che dona pochi spazi al benessere cittadino. Voglio dire, un quartiere dove non c'è ma neanche un parchetto per i bambini, quindi è proprio fisicamente un posto importante, al di là dell'identità. È proprio un posto che permette di anche coltivare questo rapporto con il mare, che non è, per un salernitano, io credo che il rapporto con il mare non è balneare, non è prettamente la cosa estiva, è la quotidianità. Io alle volte dico, se non me ne sono mai voluta andare da Salerno è per il tramonto al Porticciolo probabilmente, quindi è questa presenza anche visiva del mare che permette di avere una qualità di vita differente. Avere un porto privato significherebbe perdere questa fruizione pubblica e libera. Lo dicevo prima, il Porticciolo di Pastena è uno dei pochi spazi che gode del fatto che le persone vengano senza bisogno di consumare. Non è un luogo di consumo, non c'è una socialità che è sempre più diffusa, che passa per il bar, per l'appuntamento, per l'aperitivo. Il Porticciolo di Pastena si viene per stare insieme, stare seduti sulla panchina, guardarsi il tramonto, farsi la chiacchiera, confrontarsi, prendersene cura. Poi dopo vi farò vedere, ci sono anche
dei residui di una bellissima attività che c'è stata recentemente. Hanno fatto un progetto addirittura Erasmus qua al Porticciolo e quindi il porto di Pastena cancellerebbe proprio pezzi di vita della gente. Ok, per il futuro che cosa prevedi? Ce la fate? Noi pensiamo di farcela. La parte più difficile non è tanto il momento di dire no, è il momento di poi capire una reale riqualificazione, cioè essere, come dire, interlocutori di quel che sarà. Nel caso in cui venga meno il porto di Pastena, noi vogliamo essere interlocutori ufficiali di una riqualificazione di questo posto, e non perché ci arroghiamo di un diritto, ma perché Giulia Mani dal Porticciolo è come se fosse stato un contenitore di tante realtà, e dopo tanti anni abbiamo fatto anche dei questionari alle persone. Siamo un pochino consapevoli e portatori degli interessi dei comuni, delle persone. Ovvio che ci sono le divergenze, ovvio che quello che vuole Chiara non è identico a quello che magari tiene la barchetta qua, però il compromesso, il confronto che c'è stato durante questi anni ci dà il diritto di poterci appunto porre come interlocutori all'amministrazione per dire: qualsiasi cosa si deve fare là a terra dovete stare a sentire il comitato, i residenti e i frequentatori. Quindi noi siamo fiduciosi anche perché vogliamo far finta di credere alle promesse della campagna elettorale, che quindi questo porto nessuno lo vuole. La paura qual è? Che magari non lo fanno, e continua a essere che il Porticciolo è un posto degradato, che qua veramente manca lo spazzino, la spazzatura vengono a raccogliere. La paura rimane quella che si ferma il progetto come è stato in passato, però alla fine il Porticciolo rimane questo luogo che per alcuni è un po' lasciato a se stesso. Però siamo fiduciosi, siamo in una fase stanchi, perché è una cosa che ci ha preso così un po' alla sprovvista. Ci siamo dovuti rimettere in campo magari persone che si erano un po' defilati così dalla partecipazione politica, dalla partecipazione pubblica. Ci siamo dovuti rimettere in campo, ci siamo rimessi in gioco. Abbiamo tante persone, sia ripeto residenti ma che frequentatori, oppure associazioni di persone più giovani, gli studenti che ci stanno sostenendo in questa battaglia, e quindi sì, siamo fiduciosi.